In questo video andremo alla scoperta di un tratto di mare stupendo che offre delle meraviglie nascoste alla portata di tutti. Guardate che posto incredibile! Oggi mi immergerò per farvi vedere e scoprire cosa si nasconde intorno a quegli scogli lì giù, e lo faremo senza fucile subacqueo. Ci troviamo a Villa Puzzo, nel sud della Sardegna, in un posto chiamato il Frigorifero, perché ci sono delle correnti di acqua fredda. Qui non c'è molto pesce per andare a pescare, però è molto bello osservare il fondale. Ora mi vesto e andiamo. Eccoci qua, senza fucile, con l'attrezzatura subacquea, pinne, pallone, e andiamo. Qui l'acqua è davvero meravigliosa, il colore è incredibile e ci sono delle strutture di roccia che sembrano nascondere chissà quali tesori. In realtà non c'è molto pesce, sebbene per arrivare sia necessario utilizzare il fuoristrada soprattutto nell'ultima parte, dove il percorso è difficilmente accessibile dalle vetture normali. Oggi tuttavia non siamo alla ricerca di pesci da catturare, bensì di piccoli tesori nascosti da osservare e fotografare. Il primo pesce che si incontra nel basso fondo è sicuramente il tordo. Ce ne sono moltissime specie che si differenziano per piccoli particolari e soprattutto per il colore. Nuotano vicino al fondo e si cibano di invertebrati e piccoli molluschi. Questo ad esempio dovrebbe essere un esemplare giovane del tordo pavone, che infastidito decide di nascondersi sotto una roccia. Più avanti riesco a vederne un altro, molto più grande, che tuttavia è anche molto più sospettoso e infatti, appena mi avvicino, si nasconde con la furba indifferenza dei tordi, scomparendo dalla mia vista sotto questa roccia. Non riuscirò mai più a ritrovarlo. Sotto la roccia si vede però qualche riccio, superstite delle razzie estive. Qui i ricci sono protetti, non dovrebbero essere pescati, tuttavia a fine estate ne ho trovati molti meno rispetto a quelli che avrebbero dovuto esserci. I superstiti sono quelli che sono rimasti attaccati alle rocce e sono diventati difficili da catturare. Un altro pesce molto comune nel basso fondo è la donzella pavonina. Questo pesce è meraviglioso, ha tantissimi colori, ma è difficilissimo da fotografare, infatti non sta mai fermo. Queste in particolare sono tutte femmine e si distinguono perché hanno delle strisce verticali che tagliano il corpo del pesce. Continuando il percorso mi accorgo che ci sono dei resti di un granchio. Si trattava di un granchio favollo e questo sicuramente è stato mangiato e catturato da un polpo. Dovrebbe essere nelle vicinanze e lo cerco, ma non riesco a vederlo. Si intravede tuttavia un pesciolino rosso, il re di triglie. Anche cercando nei buchi della roccia non riesco a trovare il polpo. Ci sono però queste bellissime castagnole, che nello stadio giovanile hanno dei riflessi violacei incredibili. Nel basso fondale non può però mancare lui, lo sciarrano, il pesce più curioso e vorace del basso fondo. Questo pesce è ermafrodita, può essere sia maschio che femmina. Dietro di lui ecco spuntare una donzella, in questo caso un esemplare femmina, che ha dei colori meravigliosi. Anche questo pesce è estremamente vorace e quando peschiamo è il primo ad attaccare le nostre esche. Poco più avanti un gruppo di tantissimi pesci, sono tutti tordi e questi si muovono insieme, soprattutto quando sono allo stadio giovanile. Dovrebbero essere dei tordi ocellati e non sono affatto spaventati dalla mia presenza, basta nuotare lentamente e muoversi senza bruschi movimenti. È giunto però il momento di spostarsi un pochino più avanti, nell'acqua più profonda. Infatti qui ci sono dei canali di roccia davvero interessanti e sono curioso di capire cosa si nasconde sulle pareti di queste rocce. Quella che infatti a un osservatore inesperto può sembrare una nuda parete di roccia nasconde delle forme di vita incredibili e ora ve le mostrerò. Scommetto che non l'avevate vista, eppure qui si nascondeva una bellissima stella marina. Questi animali si nutrono di piccoli crostacei e molluschi e sono in grado di spostarsi molto più velocemente di quello che si creda. Poco più avanti, sotto una roccia, il solito sciarrano, che riesco ad avvicinare a pochissimi centimetri, anche se dopo un po' se ne scappa infastidito.
Un altro tuffo però mi regala una sorpresa ancora più bella. Mentre sono intento ad osservare alcune piante marine, scorgo con la coda dell'occhio un movimento. Si tratta di una piccola cernia bruna che è sopravvissuta ai pescatori subacquei. Appena mi sente, si infila nella tana per poi osservarmi curiosa con la testa di fuori. Questi pesci, nonostante siano sospettosi, sono spesso troppo curiosi e la curiosità a volte gli è fatale. Non è però la sola, dall'alto scorgo un'altra cernia e piano piano mi immergo cercando di non spaventarla. Per non spaventare il pesce bisogna scendere lentamente, evitando movimenti bruschi. Purtroppo non riesco a fare nel migliore dei modi. Tuttavia la cernia è sicura della sua tana e mi osserva per qualche secondo e appena non si sente più al sicuro, a tutta velocità se ne scappa al di sotto della tana. Purtroppo questa volta non riesco a ritrovarla, anche se sarebbe stato bello osservarla dentro la tana. Queste pareti rocciose sono incredibili e offrono sempre delle sorprese nascoste. Nuotarci in mezzo è bellissimo, soprattutto se riuscite a trattenere il fiato per più di una trentina di secondi. Durante queste evoluzioni lascio sempre il pallone a una decina di metri da me e poi vado a recuperarlo quando devo spostarmi. Vicino alla spaccatura ho notato un pesce che nuotava male. Sul fianco infatti noto un'escrescenza. In realtà si tratta di un parassita ed è quello che comunemente conosciamo con il nome di pidocchio di mare. Questi parassiti si attaccano sul corpo del pesce, li ho trovati sul fianco, sulla coda e addirittura in bocca. Questa piccola occhiata si sta portando appresso un fardello enorme per le sue piccole dimensioni e purtroppo questo parassita potrebbe causarne la morte. Facendo capolino dalle pareti rocciose non è raro scorgere altri pesci. Si tratta di salpe che si stanno nutrendo delle alghe grazie ai loro denti appuntiti. Questi banchi di salpe hanno una caratteristica molto interessante che ho potuto osservare negli anni. Ci sono sempre un paio di sentinelle che si trovano all'esterno del gruppo e che mettono in allerta tutto il banco quando un predatore si avvicina. Tuttavia, se evitate movimenti bruschi e vi avvicinate lentamente, riuscirete ad arrivare molto vicino a questi pesci senza che si insospettiscano. Evitate però di fare rumori bruschi, come ho fatto io in questo caso. Poco più avanti trovo una spaccatura nella roccia molto interessante. Faccio un primo passaggio per capire cosa potrei trovare e soprattutto decidere in che modo posizionarmi per evitare dei rischi inutili. Quando fate queste cose valutate sempre il fiato che avete a disposizione e la possibilità di non rimanere incastrati. Se è troppo pericoloso evitate e andate in un altro punto. Ecco qui un piccolo pesciolino difficile da vedere ma molto interessante. Si tratta del peperoncino minore, un pesce piccolissimo tutto rosso con la testa nera. Segue la fotocamera attirato dalle luci della stessa. Quello che sembra uno strato di gomma rossa è appunto la spugna incrostante rossa, che in queste zone cresce in abbondanza. Sempre nella stessa spaccatura trovo una piccola tana. All'interno ci sono un paio di redditriglie, pesci che sembrano tropicali ma che in realtà sono molto diffusi nel Mediterraneo. Sono piccoli ma estremamente voraci e hanno una colorazione incredibile. Vicino a loro si trovano delle castagnole nello stadio giovanile, che in questa fase è facile trovare nelle piccole tane buie. Tuttavia, al di là di questi pesci interessanti, non sono riuscito a scorgere alcun pesce più grande, nonostante mi sia cimentato in qualche aspetto sul fondo. In realtà, al di là delle castagnole non ho visto nulla, e quando le castagnole si trovano così sparse nella colonna d'acqua, vuol dire che non ci sono predatori che le disturbano. Sulla via del ritorno, però, con mia grande sorpresa, riesco a trovare il polpo. E me lo hanno indicato un codazzo costituito da uno sciarrano e da una piccola cernia che mi guarda incuriosita. Il polpo è lì e probabilmente si stava allontanando dalla tana per cacciare e questi pesci di solito lo seguono sperando in un pasto facile. Il polpo appena mi vede se ne torna nella sua tana e io lo lascio libero. Ecco
Eccomi, sono tornato. Oh, non vedo l'ora di vedere le riprese, soprattutto del polpo che ho trovato, perché non so proprio come siano venute. E quel polpo non me la racconta giusta. Secondo me si stava muovendo dalla tana. Aveva tutto questo corteo di sciarrani, di piccole cernie. Comunque ringrazio per il video Nautismart, che è un'azienda italiana che produce queste custodie subacquee e che ha avuto la gentilezza di farmela provare, e devo dire che mi sono trovato sempre molto bene, a parte qualche piccolo infarto che ci vuole sempre, perché se non state attenti questa va messa molto bene. Va bene per qualsiasi cellulare, e ovviamente le riprese sono molto migliori rispetto alla classica GoPro. Mi piace sempre andare sott'acqua. Avete visto che anche in un posti meravigliosi come questi il pesce non c'è, non c'erano polpi, non c'erano seppie, non c'era niente. Anche ricci, sebbene siano protetti in Sardegna, ne sono rimasti pochissimi. Questo perché comunque tutta la stagione estiva di turisti che andavano ogni giorno a pesca di qua e di là, spaventato il pesce, che poi in questi posti in realtà non è che ci sia sempre stato con abbondanza, non ho mai visto grossi pesci. Infatti non ci sono spigole, non si sono viste orate, non si sono visti cefali, che non so che fine abbiano fatto in Sardegna, però è bellissimo vedere che anche in un metro quadro c'è comunque una fauna, una flora incredibile, dalle piccole cernie agli sciarrani, ai tordi, che ci sono di 1000 milioni di colori, di forme e dimensioni. A proposito, questa la dedico a tutti quelli che scrivono le cattiverie, non si ammazza, non si uccide, non rispetta il mare. Come al sempre, e me li infilo pure dentro la muta, ho tolto la plastica, l'unica che c'era per fortuna, perché questo posto è molto pulito. Però invece di stare a criticare l'ambiente di qua e di là, salvatelo, fatemi vedere come lo salvate st'ambiente, che io, quando posso lo faccio sempre. Oh, mi raccomando, se il video vi è piaciuto lasciate un like e iscrivetevi al canale. Ciao!